La fotografia ha un grande peso del passato, la verità. E questa è la sua trappola, per se stessa e per noi. Inizierò con una citazione, come disse Leonardo quando inventò la fotografia. Quello che era, or non è più. Questo video è la continuazione di Blow Up, la fotografia e gli Swinging Sixties, che era un viaggio attraverso la Londra di metà anni 60, con particolare attenzione ai fotografi e alla fotografia di quei tempi. Oggi invece si parlerà più di verità. Sono Roberto Carlone e racconto bugie sulla fotografia. Mi lascio portare dalla sua fantasia. Mi piace attraversarla e raccontare uno sguardo insolito e trasversale, parecchio profano. Blow Up, un bellissimo film di Michelangelo Antonioni girato nel 1966. C'è tutto il ribollire di quegli anni ed è un grande racconto sulla fotografia. Ci ragiona molto su questa tematica, sul senso, sulla verità, su cosa sia e quanto c'entri con la vita, la fotografia. Il succo del film è che Thomas, annoiato dalla fotografia di moda, va alla ricerca di nuovi soggetti cercando un aggancio più profondo alla realtà. Insegue così una coppia, probabilmente due amanti, in un parco e assiste, fotografandolo, ad un loro incontro. Quando torna a casa e dopo che la donna della coppia lo implora di restituirgli gli scatti, inizia a sviluppare e stampare le foto e scopre dei dettagli che gli erano sfuggiti. Una pistola che spunta da un cespuglio e disteso a terra un corpo. Inizia così un'ossessiva e frenetica corsa ad ingrandire le foto per poter scoprire la verità. Poi le foto vengono trafugate, le stampe e il rullino. Punto primo, lui non si accorge di quello che parallelamente stava succedendo, ma lo fotografa. La sua è una svista. Fotografa suo malgrado. Sulla pellicola ci finisce anche quello che non era la sua attenzione. E ci descrive un poco una lettura più psicoanalitica Antonioni. Antonioni ci dice che ad un certo punto compare quello che non andava visto. Ci parla un poco dell'inconscio che si presenta. E quando arriva un appiglio, un suggerimento, si va fuori di testa. Diventa così la sua ossessione di Antonioni e di Thomas, del fotografo. Dimostra che a causa di quell'illusione si perde il rapporto con la realtà. E poi quando questa realtà, l'appiglio, scompare, ci tocca decidere da che parte stare. O per l'illusione di una fantasia di un tarlo, o nel mondo reale, nelle regole dettate dalla società. A questo si aggiunge la scena finale del tennis, avete presente? Thomas, il fotografo, si trova nel parco e un gruppo di studenti entra in un campo da tennis ed inizia una partita. Giocano. Ma attenzione, non ci sono né palline né racchette. Sono dei mimi. Ad un certo punto la pallina vola fuori dal campo superando la recinzione e tutti attendono che Thomas la recuperi e la lanci di nuovo nel campo. Alla fine lo fa e se ne va. Thomas accetta questa nuova illusione, accetta le regole del gruppo, accetta che la non realtà vinca e si unisce alla partita. Accetta la realtà del quieto vivere, della normalità che impone le sue regole, in questo caso un altro tipo di illusione. Capitolo 1. Il passato della fotografia. La fotografia ferma un attimo presente. L'abilità del fotografo è quello di far convergere molti dettagli affinché la foto vada al di là del suo essere ed esprima la totalità del prima, delle sensazioni, perché venga proposto in un dopo. La fotografia è già un passato. Una fotografia attesta che ciò che vedo nella foto è effettivamente stato, è esistito. Questa è una certezza. Ciò che vedo è il reale allo stato passato, un reale che non si può più toccare. La fotografia non dice ciò che non è, ma soltanto e sicuramente ciò che è stato. Subito dopo un bacio, due innamorati si separano, presumibilmente, si salutano.
Non c'è più quel momento, anche se continua a vivere. Il legame tra i due non si scioglie, ma non c'è più, non ci sono più i corpi uniti, stretti, le labbra, quello sguardo. Quel momento svanisce. È la realtà che continua a fluire. Oppure quel raggio di sole colpisce le foglie di un albero, ad esempio, ma dopo un istante una nuvola vela quel riflesso. O un colpo di vento sposta la foglia e quell'istante non ci sarà più. Ecco, la foto coglie quell'irripetibilità, quell'unicità. Nella fotografia a pellicola, l'idea del passato in fotografia era molto più evidente. Dopo lo scatto si deve sviluppare la pellicola e poi stamparla. Tempo minimo una mezz'oretta, nel migliore dei casi, diciamo. Quindi la separazione temporale è insita nella fotografia. Si può parlare di un abisso quando scatti e quando guardi. C'è un vuoto che mette l'accento sul passato della fotografia. Ma anche ora, nell'era digitale, che sembra tutto così immediato, questo nulla diventa ancora più vuoto, secondo me. È brevissimo, ma questo abisso continua ad esistere. Anzi, diventa ancora più profondo. Ora si verifica lo stesso fenomeno, ma in un tempo brevissimo. Scatto e condivido. Comunque c'è sempre un tempo infinitamente più piccolo, è quasi un adesso. E la verità sprofonda nel nulla digitale. Questo comunque dilata questo tempo, anche se sembra inesistente. Il vuoto esiste sempre, ma è ormai infinitesimale. Il tempo brevissimo, quell'abisso, si dilata. Forse possiamo dire che il passato è adesso. Diciamo tra l'1 e lo 0 c'è un valore che si chiama infinito. Noi scattiamo anche adesso non per dire noi ci siamo, ma ci siamo stati. La fotografia nasce per fermare un tempo presente, ma proiettarlo nel futuro. Ed ora questo futuro è immediato. Stiamo per negare il presente quasi quasi. Il passato nella fotografia era di tanti anni fa, era più forte. La condivisione di un evento e dell'immagine relativa era più marcatamente del passato. Ora c'è un'immediatezza che fa sembrare un passato presente, o peggio ancora, un presente passato. Comunque di questo presente già passato la maggior parte, attenzione, diventerà spazzatura. La cura e il gelosamente conservato scompaiono. Spazzatura che poi diventa anche spazzatura mentale, abitudine, assuefazione di una maggiore illusione. È più importante scattare che esserci e sprofondare nel presente. Capitolo 2. Le prove. Nel film Thomas, dopo che ha stampato e ingrandito, torna nel parco e ci trova il cadavere nel prato accanto alla siepe. Ma la mattina, quando torna, il cadavere non c'è più e le foto sono sparite. Questa esperienza è vera solo per lui che l'ha scattata. Lui ci prova a convincere gli altri che è vera, che è un fatto successo realmente. Nessuno lo ascolta, non la sua convivente, non il suo editore. Sembra. A lui. Forse solo Vanessa Redgrave, l'amante, può sapere qualcosa di più. Forse vuole che non si sappia nulla, invece. Se la fotografia è una prova forte che sostiene un testimone, qui il testimone oculare non è nemmeno cosciente. Era lì, ma non ha visto. Però ha fotografato. E nel momento in cui spariscono le foto e il rullino, lui si riempie di dubbi. Perché non ha visto. Quella fotografia non ha futuro, non solo perché è sparita, ma perché non ha avuto testimoni. La fotografia deve avere un futuro, perché ci parlerà del passato, si carica di sentimenti e dimostra un'intenzionalità. Si ferma un momento significativo perché sia ricordato. La fotografia scattata non aveva un senso, quel senso, quello di fermare un omicidio, quindi è priva di significato, pur dimostrando un fatto oggettivo, una pistola, un cadavere.
È stata scattata perché l'interesse era la litigata, quindi si spegne il senso più importante, un omicidio. Se non c'è una intenzionalità, la fotografia si svuota del suo senso. Blow Up ci parla di una svista clamorosa, una disattenzione di percezione della realtà. La realtà, il fatto interessante, non è stato percepito. È un caso, quella foto. Mannaggia, non sono stato così attento, o forse non ero attento ad un'altra cosa che avveniva sotto ai miei occhi. Quindi il falso, il disattento è stato proprio il fotografo, perché attratto da qualche cosa d'altro. Intermezzo, pubblicità. A questo punto vi ricordo che potete scaricare il mio ebook gratuito Fotografie da appartamento. È un viaggio dentro i segreti di casa mia. Anche qui segreti, non è a caso. Poche stanze, tanti giorni, fotografie e testi. È su robertocarlone.it/ebook. Capitolo 3. Le foto. I due amanti nel parco. Sì, sono vicini, molto vicini. E si baciano, stretti. Compare un uomo con una pistola. A questo punto Thomas inizia ad ingrandire per cercare di scoprire di più. E si vede un cadavere. Allora Thomas fotografa l'ingrandimento per poterlo ingrandire di più, stampa, ingrandisce e rifotografa per ingrandire. Capitolo 4. Il senso. La parvenza di ciò che è assente. Cos'è la realtà? Forse un insieme di puntini senza alcun significato. Come dice il suo amico pittore all'inizio del film, anche io non capisco che senso abbia quello che dipingo. Poi, ad un certo punto vedo una gamba, qualcosa, e allora vado avanti. Quelle che abbiamo visto appena adesso sembrano degli extraterrestri, le foto degli extraterrestri, puntini, granuli, vicini, cui dare un senso. E potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Più ti avvicini, più tutto si spappola, svanisce, si allarga, crea spazi vuoti invece di rivelare, portare alla luce, nega e ci fa perdere. C'è stato un periodo, ed è ancora adesso, in cui si diceva che la fotografia era la verità, era la stretta verità, era l'oggettività, il reale. Se c'è una foto è perché è successo. Si è convinti che la fotografia sia la verità, l'oggettivo. E invece è un'affermazione assoluta dell'individualismo. Quello che io ho voluto vedere, quello che io ho visto. Le fotografie sono un modo per imprigionare la realtà. Non è un credere in assoluto alla verità della fotografia o di quello che sembra. In Blow Up è ancora peggio. Il fatto dell'istante non è nemmeno stato percepito. Il fotografo ignorava il fatto. Il fotografo non sceglie quello che vuole documentare. Lo scopre solo dopo la soffiata, dopo l'interesse della donna che vuole eliminare la prova. Ero testimone di qualche cosa che non sapevo stesse succedendo, era a mia insaputa. Non l'ho visto, quindi non è successo, ma quando lo scopro non c'è più. Il fatto si trasforma in ricordo e svanisce perché il rullino e gli ingrandimenti vengono rimossi. Allora forse il film non parla solo di fotografia, ma parla di memoria, di un processo mentale. Il nostro essere qui è accettare la superficialità delle cose, la loro provvisorietà, soprattutto la loro illusorietà. In questo la partita di tennis dei mimi la dice lunga. Solo se accetti la pallina inesistente, la raccogli quando vola fuori dal campo, allora hai un posto nel mondo. Vedo ciò che vedo o ciò che mi è stato detto di vedere? E questa domanda può essere girata anche al fotografo. Fotografo quello che vedo o fotografo solo quello che mi è stato detto di fotografare? E qui si apre anche un discorso che è un punto fondamentale della fotografia. Le mode, le copie, lo stile.
Quanto il mio atto è una ricerca vera, profonda, una proposta di visione del mondo, una potente visione del mio mondo, interiore anche. Un insieme di percezioni che rivelano un momento sociale, storico, anche solo privato, del restituire una visione. La realtà è ambigua per Antonioni. Thomas, il protagonista, è un fotografo che ci crede nella verità oggettiva delle immagini, ma scopre che la realtà non è così facile da definire. Le sue foto inizialmente sembrano fornire prove tangibili di un omicidio, ma poi si rivelano ambigue e aperte all'interpretazione. Capitolo 5. La fotografia è una trappola. Thomas è convinto del potere oggettivo della fotografia, è convinto della sua realtà, ma viene smentito. Più si avvicina, più tutto sfugge. Se prima era in crisi con la sua fotografia di moda, ora lo è ancor di più. Anche con un altro tipo di fotografia, ne resta tradito addirittura. In realtà Thomas, per tutto il film, cerca di afferrare la palla da tennis, per tutto il film. È convinto che esista davvero. Alla fine decide di prendere una palla illusoria e di partecipare a quella finzione. Così come diceva già Leonardo quando inventò la fotografia, un fake, quello che era, or non è più. Sappiamo tutti che Leonardo non ha inventato la fotografia. O forse sì, ma non ce l'ha detto. Ha voluto tenerlo segreto anche lui. Ma questa frase è il punto fondamentale della fotografia. Fermare e non perdersi. Thomas non ha visto il corpo, non ha visto la pistola mentre tutto questo succedeva. Lo ha scoperto dopo. E in preda a questi suggerimenti ha perso la fotografia e anche un poco la ragione. Thomas ci dice ancora adesso di abbandonare la fiducia ingenua delle macchine che producono automaticamente la verità. E con questo vi lascio, non prima di avervi fatto sprofondare nella realtà di YouTube vera, reale, che dice di lasciare un mi piace a questo video. Un'iscrizione al canale, anche iscriviti. Un'iscrizione anche alla lettera settimanale senza francobollo. Molto interessante. Fatelo, è un modo per restare in contatto e sapere tutte le novità. Vi saluto veramente e vi ringrazio per essere state e stati insieme. Ricordate, quello che era or non è più. O come cantava Celentano, e intanto il tempo se ne va. Vi ringrazio e vi saluto. Un bacio da Roberto.